Ciao a tutti, siamo nell'ufficio di PSIA a Bihać in Bosnia ed Erzegovina. L'ufficio che condividiamo come staff, una parte degli operatori oggi sono a Lipa, una parte qua a fare attività di amministrazione e progettazione. Il PSIA in Bosnia ha 4 volontari in servizio civile universale, 2 operatori locali, un'amministratrice locale, io che sono la responsabile dei progetti dell'area e un assistente di progetto amministrativa che ci sta dando una mano da un anno intero. Nel corso del 2021 siamo stati fortemente impegnati nelle attività a favore dei migranti, soprattutto nel campo provvisorio di Lipa, che era questo campo di tende dove grazie anche ai contributi di parecchi donatori, di diverse organizzazioni, fondazioni, partner, siamo riusciti a fare numerosi interventi strutturali. Il campo improvvisato di tende di Lipa era in gestione al governo bosniaco attraverso il servizio per gli stranieri e abbiamo dovuto fare un lavoro veramente grande perché appunto lo Stato bosniaco non ha particolari risorse e competenze per gestire questa situazione migratoria. Per cui abbiamo dato vita a delle tensostrutture in primis, abbiamo dato vita alle cucine collettive, abbiamo realizzato delle strutture per lavarsi, docce da campo, lavandini da campo. Abbiamo anche dato vita ai progetti psicosociali, abbiamo rifornito il campo del cibo necessario per preparare i pasti, preparati appunto dalla Croce Rossa, che è la nostra partner locale, ma anche attività a favore dei migranti stessi che potevano cucinare i pasti da soli. È stato un anno molto intenso, oltre che il lavoro con i migranti abbiamo fatto diverse attività a favore della popolazione locale, anche per il supporto e lo sviluppo turistico della piccola cittadina di Bihać, per cui realizzando diversi interventi e anche facendo attività di solidarietà nei confronti dell'ospedale locale e altre associazioni locali che si occupano di attività umanitarie. Nel novembre del 2021 il vecchio campo di tende improvvisato è stato finalmente smantellato e abbiamo visto l'apertura di un nuovo campo sempre a Lipa, che è questa località a 30 km da Bihać in cima a un altopiano, dove appunto è stato ricostruito un nuovo campo con i fondi europei. Questo nuovo campo è in gestione di nuovo al governo bosniaco tramite l'ufficio per gli stranieri e insieme a loro opera l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che ha un ruolo estremamente importante da anni, sin dal 2018, nella gestione di questa emergenza umanitaria che appunto si sta sviluppando lungo questo pezzo della rotta balcanica. Il nostro intervento nel nuovo campo di Lipa prevede, oltre alla riapertura finalmente di un social café, ovvero lo spazio dove facciamo attività psicosociali, corsi di lingua, laboratori creativi, insieme tra l'altro alla Caritas e anche al Jesuit Refugee Service. Oltre quindi a questo social café, nel nuovo campo di Lipa ci stiamo comunque occupando di nuovo di supporto infrastrutturale con la realizzazione di 2 edifici che serviranno come ristorante e luogo per le attività psicosociali per le famiglie e i minori non accompagnati. Il nuovo campo di Lipa accoglie fino a 1500 persone, in questo momento sono circa 400 le persone nel campo, sono maggioranza single man, uomini che viaggiano senza la famiglia, sono soprattutto dal Pakistan, dall'Afghanistan e altri stati del Medio Oriente e dell'Asia centro-meridionale. Oltre a loro, in tutto il paese, in Bosnia e Erzegovina, si contano circa 2000 persone presenti nei campi e poco meno di 500 all'esterno dei campi, anche perché essendo inverno le attività di migrazione sono limitate, le persone si muovono molto meno, per cui appunto c'è una fase di stanca tra virgolette anche in quella che è la dinamica del game, ovvero il tentativo di andare di là dalle frontiere. Quindi in questo momento non ci sono grandi flussi in arrivo né dalla Serbia né dal Montenegro, ma ci aspettiamo con la primavera una ripresa anche del transito delle persone. Non sappiamo dire se i numeri aumenteranno. Nello scorso anno i numeri rispetto al 2020 sono stati inferiori, per cui ci aggiriamo intorno alle 15.000 presenze registrate nel 2021 nel paese.
abbiamo visto un abbassamento generale anche verso la Serbia e verso la Grecia, per cui sicuramente il transito dalla Turchia sino alla Grecia è diventato molto più complesso. Anche parlando con i beneficiari del campo, loro stessi ci dicono che appunto è diventato molto difficile attraversare tra l'Iran e la Turchia, in particolare tra la Turchia e la Grecia. Purtroppo continuano le dinamiche legate ai pushback e ai respingimenti illegali da parte degli stati limitrofi come la Slovenia e la Croazia. Sappiamo anche di movimenti illegali, di respingimenti illegali anche sui confini tra la Serbia, la Romania, l'Ungheria e la Bulgaria, quindi sicuramente è un tema molto importante. Le condizioni psicologiche delle persone che attraversano la rotta risultano ancora estremamente minate, nel senso che le persone sono in viaggio da 2-3 anni, a volte ci mettono veramente moltissimo tempo, e come già detto non si tratta solamente di uomini senza famiglia che viaggiano a piedi per chilometri, ma ci sono con loro anche minori non accompagnati e famiglie con bambini, quindi sicuramente c'è un intero mondo lungo questa rotta. È una rotta dimenticata, troppo spesso dimenticata, una rotta di cui non si parla. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare probabilmente di rotta balcanica in Bosnia è stata con l'incendio di Lipa nel dicembre del 2020. Noi continuiamo un anno dopo l'incendio ad andare avanti come abbiamo fatto anche prima dell'incendio. Abbiamo bisogno del supporto di tutti, è una lotta politica oltre che appunto un intervento umanitario a supporto di queste persone che vengono costantemente schiacciate dalle inique politiche europee.